Quindi Carletto ha ripreso il viaggio. Salutiamo Matera con un po' di dispiacere perché ci è piaciuta da morire, soprattutto a me, anche a voi. Però è stata davvero emozionante, molto molto bella. Ma il viaggio continua come sempre, siamo vagabondi e non stiamo mai fermi troppo tempo in un posto. Già qui ci siamo fermati 2 notti e quindi è arrivato il momento di muoversi. Abbiamo un altro programma brevissimo, quindi un'altra attività da svolgere tra poco e vi aggiorneremo non appena la raggiungeremo. Abbiamo circa un'oretta e un quarto di strada da fare e poi vi mostriamo tutto. Eccoci arrivati a Castelmezzano, un piccolo borgo a 750 metri sul livello del mare, sulle Dolomiti Lucane. Ora, Carletto l'abbiamo parcheggiato, andiamo a farci 2 passi in paese e poi vi facciamo vedere che cosa faremo. Brividi! Brrr. Guardate un po' che meraviglia questo borghetto, Castelmezzano. Avete quasi capito cosa andiamo a fare adesso? Brividi! Ho Aureta un po' paura, un po'. Un pochino, però si superano. In attesa del volo dell'Angelo Poi di facciamo pizza. una pausa, pizza e birra e poi si vola. Siamo sulla navetta che ci porta alla partenza del trekking pedonale. Inizia adesso un po' di trekking prima di arrivare alla base di partenza del volo dell'Angelo. Abbiamo preso una navetta per 5 minuti, ci ha lasciato qui e iniziamo a farci un breve trekking passeggiata. Andiamo. Via! Qui troviamo anche la ghiandaia. Per chi avesse visto il film Hunger Games, c'era la ghiandaia imitatrice, che era lei, l'attrice protagonista, Jennifer Lawrence. Ed infatti era così chiamata proprio perché la ghiandaia ha questa facoltà di imitare i versi degli altri rapaci, persino dei gatti. Siamo arrivati in cima alla partenza del volo dell'Angelo. Pochi minuti e tocca a noi.
Pronto? Il volo dell'angelo. Io sono un po' diavoletto, comunque va bene lo stesso. Buongiorno al tecnico, donna 53 Italia. Gianna, donna 53 Italia, puoi mandare? Partita. Via! Partita. Pronto? Arrivederla signora. Ciao! Alla prossima. Ciao! Ciao. Tra voi. Che figo! Oh mio! Ciao! Salve, Opla! Ciao, tutto a posto? metta pure in piedi e si gira di spalle a me. Ok, tutto bene, grazie. A lei. Sono avuto accanto alla bocca si dove. Ora arriva. Eccoci Mauretto, primo tratto del volo dell'angelo fatto, quindi da Castelmezzano siamo arrivati a Pietra Pertosa e guardate che rocce che ci sono qua sopra. Delle pietre pertuse. Questo è il paesino più alto della Basilicata, 1070 metri. Ora, dopo questo primo volo adrenalinico, Sì, direi proprio adrenalinico. abbiamo proseguito con la navetta per 3 minuti, attraversiamo a piedi il paese di Pietra Pertosa e tra poco riparte il nuovo volo. Abbiamo un'oretta circa di tempo per vedere il paese, per fare 2 foto e poi si riparte con la seconda tratta. Paesino spettacolare. Dove si trova? Su uno sperone di roccia praticamente. Il paese è stato costruito sulla cresta rocciosa. Guardate un po' come è messo questo paesino, costruito sulla roccia.
piccola perché entravano gli schiavi, mentre la porta grande per i nobili. E gli schiavi entrando facevano l'inchino per Certo. Poi qui abbiamo delle cose di ferro che venivano attaccate in casa. Poi entrando abbiamo la casa contadina. Qui vivevano, cioè qui era il letto dove si dormiva. Qui era la culla dove la bambola che c'è dentro è vestita da Sant'Antonio. La festa del Dumascio. Infatti a Sant'Antonio per noi, Sant'Antonio è molto legato per noi perché facciamo la festa del maggio. Poi questo qua un braciere, cioè sotto si mettevano si metteva la brace e sopra si mettevano i panni per riscaldarli. Per scaldare e questo asciugare. strumento si metteva sotto il letto per riscaldare. No, andavo dai nonni in inverno, c'era quello lì per riscaldare il letto, me lo ricordo. Sì. Pietra Pertosa. Prima di raggiungere la partenza del secondo volo dobbiamo farci una breve camminata. Abbiamo attraversato adesso il paese dove dei ragazzini ci hanno mostrato i famosi portali dove vivevano un tempo e come svolgevano la vita locale tanti e tanti anni fa, e ora risaliamo sulla roccia per raggiungere appunto la seconda partenza, ma se riesco vado anche a visitare il castello che è appena qui sopra. Sono arrivata in cima al castello di Pietra Pertosa. Una fatica, è ripidissimo. È proprio in cima a queste vette che ora vi mostro. Spettacolare, guardate che vista. E noi abbiamo il camper invece a Castelmezzano, che è proprio là. Con il volo che riprendiamo la seconda parte voliamo direttamente a Castelmezzano. Bellissimo questo percorso. Merita, merita, merita. Altro volo, altra adrenalina. Andiamo. Pronto il piede sinistro? Ok, ci giriamo e ci lasciamo cadere le pancine. Piega le gambe. Ok. Piega le gambe. Spingi dietro. Oh. Gambe sono stese. Per la grande applicata partito. Ci siamo? Ci siamo. No, dentro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno.
terminato il volo dell'Angelo ed è proprio grazie a questo che abbiamo scoperto due splendidi borghetti che sono Castelmezzano e Pietrapertosa, due paesini arroccati su queste 7 vette, queste guglie meravigliosi che forse altrimenti non avremmo scoperto. Davvero un posto magico, sommato all'adrenalina del volo, perché comunque il volo è stato adrenalinico da morire. Ci sono 2 tratte. La prima, noi abbiamo scelto questa direzione, abbiamo parcheggiato il camper a Castelmezzano, siamo partiti di qui e la prima tratta porta a Pietrapertosa, mentre il secondo viceversa, da Pietrapertosa a Castelmezzano, è un po' più basso in altezza ma ha di fronte il paese di Castelmezzano. Meraviglioso, lo vedete qua dietro quanto è bello. Consigli per gli acquisti? Quanto costa il volo? È possibile farlo in singola o in coppia. In singola costa 46 euro a persona e sono compresi questi 2 voli, la navetta e la passeggiata a piedi che ognuno deve fare con le proprie gambe. Invece in coppia si scende affiancati uno all'altro e costa 76 euro. A Castelmezzano non c'è solo il volo, ma è una zona con tantissime possibilità di escursioni nelle Dolomiti Lucane. Ci sono anche delle ferrate, quindi c'è possibilità di passare alcuni giorni gradevoli, piacevoli in un posto che ti rende la pace interiore, ti permette di assaporare veramente i tempi perduti. Buongiorno Maria Pia che ci sta facendo assaggiare. È un nostro dolce tipico, vengono condite con miele e un po' di origano. Noi le facciamo ai matrimoni solitamente. O a Natale. Non è Natale, noi ci siamo già sposati prima, quindi no. Le assaggiamo comunque. Le assaggiamo comunque. Sì, benissimo. Ecco qua. Buon appetito. Grazie. Gradevoli. Ormai è sera. Mauro da questi 2 paesini non si è voluto muovere, gli sono piaciuti talmente tanto. Non ho dovuto insistere tanto, quindi anche la Betty ha detto no, va bene, a parte che siamo tornati, siamo messi a dormire, quindi poi era tardi e il posto è talmente bello, tranquillo, silenzioso, che ci fa piacere fermarsi ancora una sera. Adesso facciamo un giro serale, guardate che carino che è. Siamo in questo posteggio, lasciamo Carletto qui e saliamo in paese. Sì, ci ha preso un po'. Ci ha preso un po' davvero questo paesino. Le 7 vette illuminate.